Vi siete mai chiesti come fanno i giochi a creare sistemi e interazioni così soddisfacenti? Le basi del design stanno nella definizione delle sue componenti principali. Oggi ci avventuriamo nel magico mondo delle meccaniche di gioco, dinamiche ed estetiche, portando esempi semplici e introducendo ad alcuni modelli di analisi. Ti invito a guardare in descrizione per fonti e approfondimenti sul tema, e a lasciare un like se questo video ti piacerà. Nel game design vengono usati framework o modelli per definire i vari elementi di progettazione. Si tratta infatti di strumenti attraverso cui si identificano delle categorie di componenti di un videogioco, per poter formalizzare tutte le loro proprietà. Il motivo per cui ne esistono di più tipi è dato dal fatto che, essendo i framework modelli in cui si identificano e sviscerano le diverse parti del gioco, i modelli possono e devono variare a seconda del tipo di gioco che si vuole analizzare o creare. Mechanics, dynamics e aesthetics sono quindi parole che hanno un significato ben specifico nell'industria dei videogiochi. Il loro uso convenzionale è stato sancito a livello accademico dalla creazione e adozione da parte degli sviluppatori del modello MDA, acronimo degli elementi stessi. Il framework è nato come modello di analisi e design nel 2004 con il paper MDA, A Formal Approach to Game Design and Game Research. Questo approccio alle componenti di gioco è tra i più semplici ed essenziali, ma perché è così efficiente? L'analisi a supporto del design aiuta indipendentemente che si parta dalla testa o che si parta dalla coda, perché analizzando i risultati che vogliamo ottenere si possono avere delle risposte su come migliorare le meccaniche e il design iniziale, e viceversa. Di conseguenza questo modello aiuta i designer sia proattivamente sia retroattivamente. La coda, come possiamo intuire, essendo rivolta al risultato finale, si sposta nella direzione del player, di chi usufruisce il gioco, mentre la parte delle meccaniche di, potremmo dire, testa, tra virgolette, appartiene ai designer e ai game developer. Questa introduzione può già aiutarvi a capire dove andremo a parare tra poco. Partiamo quindi ad analizzare il corpo stesso degli elementi di gioco. Nella fisica, la meccanica studia e descrive il movimento dei corpi immateriali. Si potrebbe dire che vengono descritte le leggi o regole che definiscono tali movimenti. Anche nei videogiochi, le meccaniche sono l'insieme di leggi e regole che determinano le possibili azioni, interazioni e movimenti all'interno del gioco. Per fare un semplice esempio, una meccanica di Fruit Ninja è quella di poter, attraverso il touchscreen, tagliare a fette la frutta e gli elementi che si presentano a schermo. In God of War, una meccanica importante che genera diverse dinamiche è quella del lancio dell'ascia, il Leviatano. Journey invece, in cui abbiamo parlato anche in un video, ha una meccanica tra le principali di interazione con vari elementi di gioco, tra cui anche gli altri giocatori, attraverso un suono generato dal protagonista. Tenete a mente queste meccaniche perché le riprenderemo successivamente parlando delle dinamiche e delle estetiche che scaturiscono da esse. Come abbiamo accennato all'inizio, esistono vari sistemi per catalogare queste regole e ogni designer o team può creare il proprio. Sia nel metodo MDA sia nell'SSM, alcuni dei più usati, i sottoinsiemi del sistema di gioco sono spesso definiti con queste due parole, meccaniche e dinamiche. L'SSM però aggiunge elementi come il mental model, che include elementi di affordance e schemi mentali del player, e automaticamente quindi include anche dinamiche intrinseche nella presenza di questi elementi e scelte di design. In altri framework le meccaniche sono definite anche come regole, come nell'Age Framework, o mosse a disposizione del player, come nel Situational Game Design. Spesso assieme alle meccaniche vengono quindi associati in testa, potremmo dire, altri elementi che non sono altro che, di nuovo, una rappresentazione di componenti interamente controllati dai designer. Oltre alle regole, le tecnologie e il codice, l'interfaccia, la direzione artistica e narrativa. Le meccaniche sono spesso discusse soprattutto in fase di design, assieme al concetto di agency del giocatore. Essa ha infatti il grado di libertà, potremmo dire, che lo sviluppatore concede al giocatore per interagire e modificare il mondo di gioco. Come è possibile intuire, questo è strettamente legato anche alle meccaniche, perché sono proprio quelle che stabiliscono le leggi del mondo stesso e che contribuiscono in qualche modo a definire anche l'agency. Le meccaniche di gioco si basano su concetti sia fisici, ma data anche la loro natura aggregatoria in sistemi, spesso possono generare regole impattanti sull'azione strategica e mentale del giocatore. Ed è importante quindi sottolineare come più meccaniche esistono, più generano dinamiche altrettanto complesse ed emergenti.
A riprova di come le meccaniche di gioco necessitano anche componenti mentali e generano dinamiche mentali oltre che fisiche, da uno studio del 2015 è stato creato un modello che mostra la correlazione fra game mechanics e attività che si verificano in fase di insegnamento. Se ci pensate, infatti, la fordance, la guidance, altri concetti come la simulazione, i modelli, i tutorial o altri elementi usati anche nell'insegnamento come le ripetizioni o le azioni, task con un compito da portare a termine, non sono altro che meccaniche di insegnamento e apprendimento applicate molto spesso in modo sapiente all'interno sia di videogiochi sia di, ad esempio, app di produttività e organizzazione. Volendo riproporre la correlazione nella fisica, la dinamica è quella branca della meccanica che studia il movimento dei corpi in relazione alle cause che lo determinano. Le cause determinanti in un gioco sono le meccaniche. Di conseguenza, se le meccaniche del gioco sono le regole e le cause degli eventi, le dinamiche di gioco sono gli eventi e i comportamenti del player che scaturiscono dall'interazione con l'ambiente di gioco e l'uso delle meccaniche. Come abbiamo detto in precedenza, più meccaniche sono presenti, più dinamiche esisteranno, fino ad arrivare a livelli di complessità tale per cui alcune dinamiche possono non essere neanche previste dai designer, e questo genera degli exploit o dinamiche che permettono al giocatore di sfruttare una meccanica a suo vantaggio in modo non previsto. Se vi ricordate le meccaniche di prima, in Fruit Ninja abbiamo detto che è possibile tagliare gli elementi a schermo con vari effetti. La conseguente dinamica sta nel fatto che il giocatore può tagliare i frutti uno per uno, oppure cercare di colpirne di più con lo stesso taglio in modo da creare una combo. Nel momento in cui aggiungiamo all'equazione anche ad esempio la meccanica delle bombe, che se colpite fanno finire la partita, il comportamento del giocatore cambierà perché cercare le combo diventerà sia più rischioso ma anche più rewarding nel caso di successo. Un altro esempio può essere fatto con le varie funzionalità e meccaniche del Leviatano di Kratos in God of War. Il suo utilizzo porta il giocatore non solo a lanciare l'ascia randomicamente per il solo gusto di farlo, ma anche ad esempio a tentare di distruggere oggetti nelle speranze di triggerare un evento, o nel caso del combattimento riposizionarsi dopo aver tirato l'ascia contro un nemico per tentare di trapassare in ritorno più nemici possibili. Le dinamiche sono importanti da analizzare non solo per prevedere i comportamenti del giocatore, ma anche per verificare come le dinamiche emergenti possono impattare lo stato del mondo di gioco e del gameplay. Più i sistemi di meccaniche sono complessi, infatti, più difficile sarà prevedere le azioni dei giocatori o dinamiche non previste. Ed è qui che ci muoviamo verso la coda del nostro MDA framework. Le dinamiche infatti hanno una diretta correlazione con le estetiche di gioco. Se nella fisica le cose esistono anche senza la nostra presenza, purtroppo non è così per il game design. Le estetiche, come le dinamiche in realtà, esistono proprio a diretta conseguenza dell'esistenza del giocatore e sono relative più che altro alla sfera emozionale. Che sensazione ci suscita colpire più nemici con il Leviatano? Come ci sentiamo nel trovare un segreto in Journey o nel beccarci una bomba su Fruit Ninja? Le estetiche definiscono proprio queste sensazioni, andando più a fondo del semplice divertimento e analizzando con modelli formali il modo in cui la dinamica di gioco si riflette nel giocatore, se con un senso di piacere, se con un'esperienza sociale, una sfida, un passatempo o addirittura un'espressione creativa. Il paper originale dell'MDA definisce una tassonomia iniziale delle estetiche di gioco. Questo concetto si è esteso poi negli anni con l'evoluzione del cosiddetto emotional game design, ovvero approfondimenti sulle emozioni che scaturiscono dalle esperienze di gioco e lo studio su come arrivare a crearle. Le estetiche di gioco non sono importanti solamente per un'analisi retroattiva delle dinamiche e delle meccaniche, ma anche per verificare e studiare se le emozioni scaturite dalle dinamiche sono in linea effettiva con i playstyle della target audience del nostro gioco. Un gioco con alta challenge sarà probabilmente più allineato ai desideri di player
killer competitivi e dediti alla vittoria, mentre giochi con elementi di narrativa e scoperta di segreti saranno più adatti a giocatori explorer, esploratori e osservatori. Per semplificare, da questi elementi si può capire non solo se le estetiche del gioco sono in linea con le sensazioni che ricerca la fanbase e i giocatori target dell'opera, ma anche viceversa, come avvicinarsi ad un certo tipo di player pensando retroattivamente alle estetiche che si vuole creare. Come abbiamo visto oggi, questi tre elementi, meccaniche, dinamiche ed estetiche, sono estremamente interconnessi, non solo tra di loro, ma anche con altri concetti di design che servono a valutare e creare un'esperienza interattiva, e possono essere utilizzati sia per il design sia per l'analisi. Spero che questo video abbia acceso la vostra curiosità e che vi siano più chiari alcuni concetti. Come al solito vi lascio in descrizione alcuni link e fonti di approfondimento, soprattutto per quanto riguarda framework MDA, ma anche altre nozioni collegate. Se volete saperne di più su qualche altro argomento o modello di design in particolare, magari trattato diversamente o con un video apposito sul canale, fatemelo sapere nei commenti. Vi chiedo anche di iscrivervi se siete interessati ad altre risorse su design di videogiochi, narrativa e dintorni, e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!